ricominciamo un attimo, vi riepilogo quello che ho già detto. Quindi stiamo per parlare del battesimo continuato, quindi della vita nella divina volontà come battesimo continuato. Ehm, stavamo, ripercorrendo un attimo, facendo un riepilogo delle nozioni fondamentali sui 7 sacramenti. Quindi abbiamo detto che il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento, inquadra i 7 sacramenti, e in particolare dicevamo che sono 7 e non è dato né di aumentarli né di, diminuirli. Ehm, ora essenzialmente i sacramenti sono canali di grazia attraverso cui Dio, che è la sorgente di ogni grazia, di ogni bene, fa arrivare a noi, purché ne siamo disposti e purché ci accostiamo ai sacramenti con le dovute disposizioni, per esempio al sacramento della penitenza con la contrizione del cuore, e facendo l'accusa dei nostri peccati, non giustificandoci dei nostri peccati, ma accusandoci dei nostri peccati, e con tutte le ulteriori condizioni che la Chiesa pone per ricevere il sacramento, noi riceviamo gli effetti di grazia che Dio consegue, che Dio collega, a quel sacramento. E in particolare qual è l'effetto, del battesimo? Il battesimo ha un effetto prorompente, beati noi che siamo stati battezzati, perché col battesimo c'è stato tolto il peccato d'origine. Noi sappiamo che tutti, acquistano il peccato d'origine, ehm, attraverso fin dal momento del concepimento, quindi ancor prima di nascere, dal momento del concepimento già, colui che sta per nascere, che potrebbe anche non nascere, ha già contratto il peccato d'origine in virtù della generazione da Adamo. Sappiamo che tutti i membri della famiglia umana hanno un unico capostipite che è Adamo e quindi, per trasmissione incappano in questo peccato. Infatti è un peccato non commesso come i peccati attuali, che possono essere veniali o, mortali, ma è un peccato contratto, cioè per la sola generazione da Adamo. Quindi non c'è nessuno che non, tranne Maria Santissima preservata dal peccato d'origine, l'unica creatura a non aver contratto. Lei, lo dicevamo, vi ricordate quando abbiamo fatto la meditazione dal titolo "Tutto al fiat io debbo", lei, attribuisce come vero il suo essere, preservata dal peccato d'origine proprio al fiat che si è riversato sul suo germe e lo ha preservato dal cadere nel contrarre il peccato d'origine. Quindi, con l'unica eccezione della nostra Mamma Celeste, tutti noi, fin dal momento del concepimento, quindi tutta la stirpe umana, ogni membro della famiglia umana contrae il peccato d'origine. Quindi capite l'importanza del battesimo, perché il battesimo toglie il peccato d'origine, ma anche, se ci fossero, ci sono, i peccati attuali. Ovviamente, i bambini non hanno peccati attuali, quindi, in questo caso a loro non è necessario per togliere i peccati attuali, però se ci fossero, quindi se il catecumeno è adulto o anche bambino che ha già acquistato l'età della ragione, ha già raggiunto l'età della ragione, ecco che il battesimo toglie anche i peccati attuali e dei peccati toglie sia, sia la pena che la colpa. Quindi non solo la colpa, ma anche le reliquie del peccato, quindi quello che consegue, quello che rimane dopo, il peccato che va espiato. Quindi pensate qual è la potenza del battesimo. E, apprezziamo il fatto che la vita nella divina volontà, come tra un po' vi dirò, sia invece un battesimo continuato. E vi dicevo prima che il battesimo rientra
nel novero di quei sacramenti non ripetibili. Perché il battesimo, perché non è ripetibile? Perché imprime nell'anima un carattere che non è cancellabile. Abbiamo detto che gli altri due sacramenti che parimenti imprimono un carattere nell'anima, una sorta di, passatemi il termine, mutuo questo parallelo da un sacerdote che ha usato questa immagine, è una sorta di tatuaggio spirituale, quindi un carattere che si imprime nell'anima. Appunto col battesimo si diventa cristiani, figli di Dio cristiani, figli per adozione, perché sappiamo che l'unico figlio tale per natura è il Verbo. Quindi noi siamo figli per adozione, ehm, cioè chiamati per grazia, non per natura, a prendere parte a ciò che Dio è, ma per grazia, rimanendo, creature, avendo una natura differente dalla natura divina, la nostra è natura umana. Bene, allora, si diceva invece che gli altri 2 sacramenti che imprimono il carattere incancellabile nell'anima sono il sacramento dell'ordine e il sacramento della cresima. Poi vedremo il rapporto tra sacramenti e divina volontà. E, parlavamo del sacramento, cioè del fatto che il sacramento è costituito ogni sacramento è costituito dalla materia e dalla forma, cioè la materia è ciò che cade sotto i nostri sensi, ciò che noi possiamo vedere, mentre la grazia è a noi non visibile. E poi la forma è cioè la formula, le parole che il ministro che, amministra il sacramento utilizza per formare il sacramento. E, dicevamo che il battesimo toglie il peccato d'origine e i peccati attuali, dando all'anima una totale purificazione, quindi rendendola creatura nuova. Cioè, dopo aver ricevuto il battesimo, la creatura non è più quella di prima. Ecco perché è creatura nuova. Ma, vedete, ehm, questo basta, il battesimo, a farci tornare allo stato allo stato primiero, per usare esattamente le parole che Gesù usa negli scritti, lo stato primiero. Basta? Punto di domanda. La risposta è no. Cioè, se bastasse il battesimo per restituirci allo stato dell'Adamo innocente, Dio non starebbe oggi parlandoci di divina volontà, dico oggi da quando ha cominciato ehm, a proporci di acquistare il possesso della sua divina volontà e di vivere in essa, proprio perché per tornare allo stato dell'Adamo innocente, per ricoprire non più l'umanità decaduta, ma l'umanità integra, quella cioè di Adamo prima del peccato, è necessario il possesso della divina volontà. Quindi il battesimo ci rende sì creature nuove, ma non ci restituisce ancora allo stato dell'Adamo innocente. Perché? Perché quando noi riceviamo il battesimo, questo ce lo dice il Magistero, è vero che abbiamo ricevuto anni fa, quando noi abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto un tale beneficio, però tuttavia anche dopo il battesimo rimane nell'anima la tendenza a peccare, il germe della corruzione e il fomite della concupiscenza, quindi la tendenza della creatura a tendere al male, quindi anche a fare il male che non vorrebbe, come dice San Paolo: faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei.
E quindi guardate che siamo sì creature nuove dopo il battesimo, ma non è ancora completo il processo di rinnovamento. Allora, per capire questo concetto, bisogna soffermarci, fare questa riflessione. Allora, noi abbiamo 3 nascite, sono possibili 3 nascite. La prima è quella che, festeggiamo il giorno del nostro compleanno, quindi quando siamo nati. Il seconda nascita l'abbiamo ricevuta di tipo spirituale, l'abbiamo ricevuta col battesimo, ma la terza nascita, quella che poi ci restituisce allo stato di innocenza di Adamo prima del peccato e allo stato di innocenza di Gesù e Maria, che poi è la santità nella divina volontà, questa terza nascita l'abbiamo quando riceviamo il dono della divina volontà. Tant'è che Gesù, spesso, definisce questi figli neonati nel mio volere. Quindi il Signore ci sta chiamando a rinascere ancora. Dopo la seconda nascita che abbiamo ricevuto col battesimo, dobbiamo rinascere ancora con il ricevere questo dono. E, ora il battesimo, non toglie solo il male, ma, ha anche un altro effetto, quello di comunicare alla creatura, ehm, le virtù cardinali, e le virtù teologali. Quindi la creatura col santo battesimo riceve anche il dono della fede, per cui tante volte quando si dice: "Sì, a te il Signore ha fatto il dono della fede, a me no", non è corretto questo, perché col santo battesimo il Signore ha dispensato il dono della fede a tutti. E, ora il Catechismo di San Pio X, si raccomanda di, impartire il battesimo fin, prestissimo, entro l'8º o 10° giorno dalla nascita. Ora Luisa aveva ricevuto il battesimo il giorno stesso della sua nascita. Ce lo dice nel volume primo, nel brano, del 15 luglio 1926, lei dice: "Nacqui il 1865, 23 aprile, la domenica in albis, di mattina, e la sera stessa mi battezzarono". Sapete, che Padre Pio, si lamentava di aver ricevuto 12 ore più tardi della sua dovuto attendere 12 ore per ricevere il battesimo, proprio perché, aveva ricevuto il battesimo il giorno dopo la sua nascita e quindi, si doleva di quell'attesa. Ehm, ecco, ehm, vediamo che negli scritti, ehm, vi è un brano in cui, Gesù esprime a Luisa la sua pena per i bambini non nati che non riceveranno il santo battesimo. E, volume secondo, questo è il brano del 9 giugno 1899, il cui titolo è "Il gravissimo peccato dell'aborto", e ehm, dice Luisa: "Questa mattina l'ho passata molto angustiata per le tante offese che vedevo fare dagli uomini, specialmente per certe disonestà orrende. Quanta pena faceva a Gesù la perdita delle anime, molto più di un bambino nato che dovevano uccidere senza amministrargli il santo battesimo". E qui Luisa comincia a parlare di questo delitto dell'aborto,
dicendo: "A me pare che questo peccato pesa tanto sulla bilancia della divina giustizia, che sono i più che gridano vendetta innanzi a Dio". Eppure, spesso si rinnovano queste scene dolorose. La scena dolorosa è Dio e vedere Gesù e la pena che lui prova. Questo brano però, vedete, ci richiama, alla mente quello che abbiamo detto qualche settimana fa sul battesimo dei bambini non nati. Perché, abbiamo parlato, se ricordate, di alcune apparizioni, in cui Gesù, ehm, ha, insegnato, ha chiesto preghiere per i bambini non nati, cioè quei bambini che non riceveranno, non nascendo, non potranno ricevere il battesimo sacramentale e, proprio perché, se, non ricevono il battesimo, rimarranno privi della visione di Dio. E quindi, si diceva che anche noi possiamo pregare affinché questi bambini possano, ricevere, usufruire del sangue di Gesù, oppure possiamo offrire delle sante messe. Io ho saputo, guardate, di recente ho trovato molto interessante questo colloquio con una signora che vive a Medjugorje, e la quale mi ha detto che la Madonna, lei sa che la Madonna, chiede preghiere per i bambini non nati. E quindi è la pratica di pregare per i bambini non nati, perché abbiano, per affidarli alle misericordie di Dio, proprio perché non hanno potuto avere il bene del battesimo sacramentale, è una richiesta di Maria Santissima. Ehm, e noi che cosa come potremmo pregare? Ecco, allora, ehm, oltre ad offrire delle sante messe per questo motivo, possiamo anche, guardate, è quello che io, faccio con la grazia di Dio, ecco, quando facciamo il giro del sangue di Gesù, possiamo dare il sangue di Gesù, e non soltanto lo possiamo dare a tutti il sangue di Gesù, quindi a coloro che sono in stato di peccato mortale perché si convertano e abbracciando la vita, agli agonizzanti perché, sia pure in punto di morte, si riconcilino con Dio per scampare alla dannazione eterna. Poi possiamo darlo a chi è in stato di grazia perché rimanga nella grazia, anzi cresca nel possesso della grazia. Ai più perversi, cioè coloro che più ostinatamente si oppongono a Dio, affinché non contribuiscano più con i loro cattivi esempi a portare anime all'inferno, ma contribuiscano, aggiungano, beneficino attraverso il sangue di Gesù delle più grandi conversioni, tanto da contribuire a portare anime a Dio. E così possiamo darlo anche ai bambini non ancora nati, possiamo dare il sangue di Gesù non soltanto per proteggerli dai tentativi di dar loro la morte attraverso l'aborto, e possiamo dare questo sangue anche ai loro genitori perché si convertano, e ai sanitari che si prestano a questo abominio, ma possiamo dare anche questo sangue ai bambini che non nasceranno e quindi non avranno il bene di ricevere il battesimo sacramentale, per dare loro, i benefici, del battesimo di sangue. Ecco, ehm, e così vedete questo è un modo con cui noi mhmm, possiamo pregare in questo senso, ecco, per dare il battesimo ai bambini non nati.
non è il battesimo sacramentale, ma è, una preghiera che vogliamo fare proprio per poterli affidare alla misericordia di Dio. Allora, ehm, dicevamo che, veniamo a vedere come, vedere il battesimo e la vita nella divina volontà. Ehm, nel brano del volume nono, 23 marzo 1910, Gesù dice: "Il vivere nella divina volontà", questo è il titolo che è stato dato a questo brano, "il vivere nella divina volontà è più della stessa comunione". Allora guardate qui, ehm, non si tratta di vorrei subito, diciamo, sgombrare il campo da possibili equivoci che possono venire giusto ai nuovi, perché chi non è nuovo alla divina volontà questo dubbio non ce l'ha. Cioè, qui non si tratta di sminuire. Quando Gesù dice: "La vita nella divina volontà è più della stessa comunione", non sta sminuendo la comunione. Perché la stessa Luisa racconta una volta, non so se ricordate questo brano, a Gesù che aveva, detto al sacerdote: "La vita nella divina volontà è più della stessa comunione", ed era stata contraddetta da questo sacerdote, il quale le aveva detto: "No, non è così". Perché non conoscendo gli scritti, ehm, non si intende non si può intendere questo, perché noi sappiamo che la comunione è il massimo sacramento e che nella comunione non soltanto ci sono effetti di grazia, ma c'è addirittura l'autore della grazia racchiuso, perché il Santissimo Sacramento racchiude Dio stesso. Ecco, Dio si è racchiuso nella sua, natura divina e natura umana nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù usa negli scritti questa espressione dono di vita divina e di vita umana. Qui non si tratta di sminuire questo, ma semplicemente di dire che, vedete, lo scopo, il fine dell'Eucaristia è, rendere la creatura, ehm, ostia vivente, sua abitazione. Quindi il fine dell'Eucaristia è trionfare nella creatura come vita, capite? Ecco perché possiamo dire la vita nella divina volontà è più della stessa comunione, nel senso che lo scopo stesso per cui Dio si è lasciato nel Santissimo Sacramento dell'altare con la sua presenza reale, avendo come scopo, come fine, quello di, far vivere la creatura, di renderla ostia vivente, cioè di farla vivere nella divina volontà. L'ostia vivente, come l'ostia possiede interamente è posseduta interamente da Dio, così è per chi vive nella divina volontà. Quindi la vita nella divina volontà è il fine stesso della Santa Comunione, cioè Dio non si è lasciato nel poco pane, nel poco vino consacrati come fine. Il suo fine non era lasciarsi lì, ma è un mezzo. Tutti e 7 i sacramenti sono dei mezzi, ma il loro fine è la creatura, l'elevarla alla vita nella divina volontà. Questo significa il vivere nella divina volontà è più della stessa comunione. In più è comunione eternale, cioè che non finisce per il tempo in cui la creatura possiede, le specie sacramentali, quindi per quel quarto d'ora prima che si dissolvano, ma è una comunione eternale che non finisce, che dura per sempre. Allora, del resto vedete, ehm, tutto quello che Dio ha fatto nella sua santissima umanità aveva per fine quello di far vivere la creatura nella divina volontà. Ehm, allora vediamo che ci dice in questo brano: "Figlia mia, ti raccomando non uscire da dentro della mia volontà, perché la mia volontà contiene
tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima, anzi più dello stesso battesimo. Ecco, addirittura più dello stesso battesimo. Adesso capiremo perché. Dice: "Perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia, nella mia volontà ce n'è tutta la pienezza." Capite? Non si tratta di possedere qualche effetto di grazia, ma tutta la pienezza della grazia, addirittura la sorgente stessa dei sacramenti, perché la divina volontà dei sacramenti è la sorgente ed è la vita ed è il fine. Quindi la vita nella divina volontà è la realizzazione stessa dello scopo per cui Dio ha istituito i sacramenti. Capite qual è l'importanza della vita nella divina volontà, del giungere a vivere nella divina volontà e possedere la sorgente stessa dei sacramenti. Poi dice: "Nel battesimo si toglie la macchia del peccato d'origine, ma rimangono le passioni, le debolezze, quello che dicevamo prima." Vi ricordate, parlavamo del fomite della concupiscenza, del germe della corruzione. "Nella mia volontà", prosegue Gesù, "distruggendo l'anima, il proprio volere, distrugge le passioni, le debolezze e tutto ciò che è umano, e vive delle virtù, della fortezza e di tutte le qualità divine." Quindi, in pratica, nella vita della divina volontà, la creatura, il fomite del peccato, la tendenza alla concupiscenza viene bloccata, perché guardate che cos'è, qual è il motore delle passioni? L'umano volere regnante. Ma se la creatura vive nella divina volontà e in essa regna la divina volontà, ecco che quel motore si spegne ed ecco che la creatura si spegne, si spengono, sapete come il fuoco sotto la cenere, si spengono le passioni e si radica nella creatura una, permanente tendenza al bene e un grande odio al peccato. Ecco perché, Gesù negli scritti ci parla anche, non so se ricordate, della conferma del bene. Quando Dio dà alla creatura il dono della divina volontà, la conferma fin da quando è in vita, la conferma nel bene. Quindi anticipa quello che, di consueto avviene in punto di morte già in vita. E questa conferma nel bene implica un odio al peccato e, questo non significa che la creatura non cadrà nelle sue miserie, perché guardate ancora lo sperimentare la miseria rientra nella sapienza divina, che ci custodisce da noi stessi. E, anzi, Gesù si intenerisce della nostra miseria quando cadiamo e, si serve anche di questo per edificare il suo regno, però comunque dà alla creatura un forte odio al peccato che prima non aveva e quindi la radica nel bene. E, allora quando, Gesù stava parlando a Luisa del battesimo, di come fosse più dello stesso battesimo sacramentale, ancora di più, Luisa comincia a pensare: "Ecco che tra un po' lui mi dirà che la sua divina volontà è anche più della stessa comunione."
come se Gesù non potesse leggere nei pensieri. E infatti subito Gesù le risponde. Dice: "Certo, certo, perché la comunione sacramentale dura pochi minuti. La mia volontà è comunione perenne, anzi eternale, cioè dura per l'eternità, che sia eterna nel cielo. La comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo, o per malattia, o per necessità, o per parte di chi la deve amministrare, cioè il sacerdote. Potrebbe mancare il sacerdote, potrebbero le chiese essere chiuse, potrebbero non esserci. Mentre la comunione della mia volontà non è soggetta a nessun impiccio, solo che l'anima lo vuole, tutto è fatto. Nessuno può impedirle un sì gran bene, che forma la felicità della terra e del cielo, né i demoni, né le creature, né la mia stessa onnipotenza. L'anima è libera, nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà. Perciò io la insinuo, voglio tanto che la prendano le mie creature, la prendano, cioè ricevano la sua divina volontà come possesso, come vita. È la cosa che più mi importa, che più mi sta a cuore. Tutte le altre cose non mi interessano, anche le più sante, cioè non gli interessano così tanto, perché tutte le altre cose sono di preparazione a questo, che è il vertice, sostanzialmente. Il vertice. E quando, dice Gesù, ottengo che l'anima viva della mia volontà, me ne vado trionfante, perché racchiude il più gran bene che ci può essere in cielo e in terra. Ehm, Ancora prima di, arrivare poi al brano, che dà il titolo a questo appuntamento nostro appuntamento serale, a questa riflessione che stiamo facendo, questo studio che stiamo facendo insieme, ehm, ecco, vi leggo quindi questo brano, volume 30, 30 maggio 1932, in cui, Gesù si sofferma e quindi ci dà insegnamento sulla differenza tra i sacramenti e la divina volontà. E dice, rispondendo a una domanda di Luisa, perché nel suo interno stava pensando quale differenza ci sta tra i sacramenti e la divina volontà. Sacramenti di cui lei era così avida, che lei riceveva sempre, no, perché ogni giorno, lei, riceveva Gesù sacramentato e veniva celebrata la Santa Messa nella sua stanzetta, direttamente nella sua stanzetta, molto presto al mattino. Si confessava Luisa, certo, aveva il confessore ordinario e quando è stata seguita da Sant'Annibale Maria di Francia, lui è stato il suo confessore straordinario, cioè aggiuntivo oltre a quello ordinario. Quindi è come che i sacramenti li riceveva Luisa. Ehm, allora vediamo il rapporto tra i sacramenti e la divina volontà. La differenza è grande, dice, tra l'uno e l'altra. I sacramenti sono effetti della mia volontà. Invece la divina volontà è vita e come vita, con la sua potenza creatrice, forma e dà vita ai sacramenti. Quindi, come dicevamo prima, dei sacramenti la divina volontà è la sorgente, la vita, il principio, perché chi forma i sacramenti? La divina volontà. Chi ha stabilito la materia e la forma di ogni sacramento? La divina volontà. Chi li ha istituiti? La divina volontà. Ehm,
Chi ne stabilisce gli effetti? La divina volontà. Chi ne è la vita di quegli effetti? Perché non sono effetti morti, ma effetti vivi. La divina volontà. Chi è il fine di ciascun sacramento? La divina volontà, il trionfo del divin volere. Quindi vedete come la divina volontà per ogni sacramento è tutto. I sacramenti invece, al contrario, dice Gesù, non tengono virtù di dar vita alla mia volontà. Quindi immaginate, per capire il rapporto tra divina volontà e sacramenti, immaginate il rapporto che c'è tra il sole e i suoi raggi. I raggi non danno vita al sole, ma ricevono vita dal sole. Quindi i sacramenti contengono effetti della divina volontà. Invece la mia volontà occupa sempre il primo posto in tutte le cose e possedendo la virtù creatrice in natura sua, crea le cose e la sua stessa vita dove vuole, quando vuole e come vuole. Si può dire la differenza che c'è, ecco, quindi ve l'ho anticipata, tra il sole e gli effetti del che produce il sole. Questi non danno gli effetti, cioè i raggi, non danno vita al sole, ma ricevono la vita dal sole e devono stare a sua disposizione, perché la vita degli effetti viene prodotta dal sole. Poi i sacramenti si ricevono a tempo, a luoghi e a circostanze. Il battesimo si dà una volta sola e non di più, il sacramento della penitenza si dà quando si cade nel peccato. Il sacramento, aggiungo io, dell'estrema unzione presuppone lo stato di malattia. La mia stessa vita sacramentale si dà una sola volta al giorno. Questo era corretto all'epoca di Luisa, all'epoca in cui è stato scritto il brano. Oggi, come sappiamo, noi abbiamo il bene di poter ricevere 2 volte, fino a 2 volte la Santissima Comunione. Ehm, la seconda volta però deve essere, ricevuta nella Santa Messa. E la povera creatura, continuo a leggere, in questa distanza di tempo non sente sopra di sé la forza, l'aiuto delle acque battesimali che la rigenerano continuamente, né le parole sacramentali del sacerdote che la fortificano in modo continuo col dire: "Io ti assolvo dai tuoi peccati", né trova nelle sue debolezze e cimenti della vita neppure il suo Gesù sacramentato, che perché non può prendere quando vuole Gesù sacramentato, ecco. Invece la mia divina volontà, possedendo l'atto primario di vita e di poter dare vita, col suo impero tiene l'atto continuo sopra della creatura e in ogni istante si dà come vita, vita di luce, di santità, d'amore, vita di fortezza. Insomma, per essa, cioè per la divina volontà, come vita non esistono tempi, circostanze, luoghi, ore, non ci sono restrizioni né di leggi, specie che deve dar vita, e la vita si forma con atti continui, non ad intervalli. E perciò nella foga del suo amore, col suo impero continuo, si può dire che è battesimo continuato, ecco, battesimo continuato, assoluzione non mai interrotta e comunione d'ogni istante. Quindi pensate, la vita nella divina volontà racchiude gli effetti di tutti i sacramenti messi insieme, tanto da essere battesimo continuato, assoluzione non mai interrotta, comunione d'ogni istante. Molto più che questa nostra volontà, perché mi voglio soffermare un attimo su questo concetto che è dirompente, cioè ogni volta che chiami la divina volontà e la rendi operante nei tuoi atti, la divina volontà riempie di vita divina la tua anima fino all'orlo. Ecco che cosa accade. Ma, a questo punto, vedete, che cosa cambia?
nella divina volontà con riguardo ai sacramenti. Questa è una cosa importante, perché cambia che questa cosa ve l'ho già detta, ma è talmente importante che devo ripeterla, cioè cambia il modo di ricevere i sacramenti, si ricevono con uno spirito diverso. Perché? Leggiamo che cosa dice Gesù quando dice che questo è il brano del volume 22esimo, 4 luglio 1927. Dice: "Chi vive nella mia volontà facendola regnare come nel suo proprio regno, possiede la sorgente dei sacramenti." Cioè la possiede come vita la sorgente dei sacramenti. Quale meraviglia che chi vive nel mio volere possederà la sorgente di tutti i sacramenti e sentirà in sé la natura dei sacramenti con tutti gli effetti e beni che contengono? E ricevendoli, vedete, ricevendoli, e quindi queste anime devono continuare a ricevere i sacramenti. E come? Ma questo dubbio non deve neanche venire, non si deve neanche affacciare alla mente, perché Gesù non ce lo consente di farci venire questo dubbio, perché mette nelle nostre anime un desiderio ancora maggiore di prima di ricevere i sacramenti, con maggiore assiduità di prima, nel senso che la creatura diventa, affamata di Dio e quindi lo vuole ricevere quegli effetti di grazia, ma riceverà i sacramenti con uno spirito diverso. Ecco, diamo la parola a Gesù e leggiamo esattamente le sue parole. Sentite: "Ricevendoli dalla Chiesa, sentirà che è un cibo che lei possiede, ma che prende per dare quella gloria completa a quei sacramenti di cui essa ne possiede la sorgente, per glorificare quella stessa divina volontà che la istituì, perché solo in essa ci sarà perfetta gloria a tutte le nostre opere." Allora, vi ricordate nella riflessione che abbiamo fatto, dove Maria Santissima abbiamo usato le parole di Gesù: "Tutto al fiat io debbo." Scusate, le parole di Maria Santissima, usate nel libro d'oro. Lei dice: "Tutto al fiat io debbo." Quindi lei era in uno stato continuo di riconoscere il fiat ovunque, di essere tutt'occhi per vederla ovunque. Anche nei sacramenti dobbiamo scorgere in essi la divina volontà. Ricevendo i sacramenti dobbiamo riconoscere che la divina volontà nella vita di quei sacramenti, in questo modo vogliamo glorificare, riconoscendo la divina volontà, la vogliamo glorificare, perché la divina volontà è glorificata dall'essere riconosciuta dalla creatura e, ehm, quindi ricevendo ad esempio la Divina Eucaristia vogliamo, ehm, ehm, ricevere la Divina Eucaristia riconoscendo la Divina Volontà che ne è principio, vita e fine, e vogliamo glorificare la Divina Volontà ricevendo quelle carni sacramentate, ehm, quelle specie quella dono di Gesù sacramentato, lo vogliamo ricevere a nome di tutte le creature, nella divina volontà, perché sia Dio stesso a riceversi in noi, per dare a Dio ripetere, perché qui si tratta di, far ripetere alla divina volontà ciò che ha fatto nell'umanità santissima di Gesù, perché appunto possa di nuovo il Padre Celeste ricevere la gloria di quando Gesù si è ricevuto sacramentato. Quindi cambia lo spirito con cui si ricevono i sacramenti. Ehm, ora, non abbiamo il tempo, però, possiamo magari riservarci di fare questa cosa una prossima volta.
Gesù ci parla anche dei gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti. Perché? Ehm, cioè, ehm, dice Gesù, i il tuo volo nella mia volontà con il tuo volo nella mia volontà giungi in tutti i sacramenti da me istituiti, scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio d'amore. Vedete che bello? Quindi girare, ecco un altro giro che si può fare oltre al giro nelle opere ab extra di Dio, oltre al giro negli atti umani, anche il giro nei sacramenti, per poter dare nei sacramenti il ricambio d'amore, ehm, che Dio racchiude in essi. Oh, quante mie lacrime segrete vi troverai, quanti sospiri amari, quanti gemiti soffocati dello Spirito Santo. Il suo gemito è continuo alle tanti disillusioni del nostro amore. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra in mezzo ai figli miei, ma ahimè quanti dolori. Perciò sento la necessità del tuo piccolo amore, sarà piccolo, ma la mia volontà me lo farà grande. Il mio amore non tollera per chi deve vivere nella mia volontà che non si associ ai miei dolori e che non mi dia, ecco, non si associa ai miei dolori. Quindi qual è il dolore? Il dolore di non essere riconosciuto, il dolore di sacramenti trascurati dalle creature. Ecco perché vi dicevo, quando riceviamo i sacramenti, riceviamoli a nome di tutti, proprio per dare a Dio la soddisfazione, come se tutte le creature facessero profitto dei sacramenti, come se le chiese non fossero vuote, come se le creature facessero la fila per ricevere l'assoluzione nella confessionale e per ricevere Lui sacramentato. Ecco, proprio come se tutti ardessero, dal desiderio di, ricevere quegli effetti di grazia, quell'amore racchiuso nei sacramenti. Uhm, ecco, e poi dice Gesù, e non so se c'è il tempo perché allora guardate, ci fermiamo qui e magari la prossima volta potrebbe essere sono quasi le 9, quasi le 21, potrebbe essere, oggetto di una riflessione che possiamo fare insieme e possiamo fare il giro nei sacramenti partendo appunto da questo brano, volume 18, 5 novembre 1925, perché anche il giro nei sacramenti, che poi non è soltanto in tutti e 7 i sacramenti sostanzialmente, Gesù in questo brano, ci parla dei gemiti, del suo dolore, dei gemiti dello Spirito Santo in ciascuno dei 7 sacramenti istituiti. È un brano molto interessante che vi segnalo, quello del 5 novembre 1925, volume 18. E quindi facendo questo giro vediamo come possiamo girare per questi sacramenti, per dare a Dio quello che vuole ricevere dalle creature, sempre non siamo noi, ma è la divina volontà che rendiamo operante, è lei che possiede la potenza creatrice, non la nostra piccolezza, il nostro puro nulla. E però possiamo, inserire poi questa routine di preghiera, di operazione divina, se la vogliamo chiamare così, nelle nostre, ehm, ehm, preghiere e quindi dare a Dio tutta la gloria e partecipare al suo dolore. Quindi fiat. A
questo punto guardate non c'è Amalia per interrompere la registrazione, allora chiudiamo questo incontro con una preghiera, con ehm, vogliamo ecco, Signore vogliamo ringraziarti nella divina volontà per per tutto ciò che doni alla creatura, per ogni dono d'amore che le dai, la subissi d'amore e tutto è una tua specialità d'amore, ogni sua gioia e ogni suo dolore. Ti vogliamo ringraziare nella divina volontà a nome di tutte le creature per aver istituito i sacramenti, per ciascuno dei sacramenti istituiti, per gli effetti di grazia che ci dai o ci vorresti dare e metti a nostra disposizione in ciascuno di essi. Ti ringraziamo per i 3 sacramenti non ripetibili, per il carattere che imprimono nell'anima. Ti ripariamo di quanti si sottraggono a si vorrebbero sottrarre, vorrebbero cancellare quel carattere, noi ripariamo questa nella divina volontà, con la santità del tuo volere, questa